Automoto d'epoca Bologna. Per la prima volta anche le moto arrivano qui a Bologna alla fiera per il Salone dell'Epoca, con tanto spazio e tante bellissime cose da vedere. Vi mostro le 10 moto che mi hanno colpito di più. Non sono necessariamente le più preziose o nemmeno le più ricercate dai collezionisti, sono quelle che hanno colpito me. Magari voi sarete colpiti da altro, ma io intanto vi do la mia top 10. Questa meravigliosa Vincent 1000 serie D, perfettamente originale, 1955, e siamo qui col proprietario fortunato Pierpaolo Cavallo, che è presidente sezione italiana degli owner della Vincent. Vincent Owner Club, la nostra sezione Italia, siamo pochi, siamo una ventina di amici che ne facciamo parte, abbiamo un po' di motociclette che cerchiamo di curare e conservare come meglio si può. Questa è bellissima, e cosa ci dici di questa moto che alla fine mi dicevi chiude un ciclo? Sì. Nel 55 nel 54 iniziò la produzione della serie D che durò solo fino al 55. Le moto dovevano essere quelle, quindi quelle carenate integralmente. Ci furono problemi di fornitura della vetroresina e quindi cominciarono a produrle nude, queste qui senza carenatura. Era il canto del cigno della Vincent, poi chiusero. L'idea di Philip Vincent era quella di costruire la miglior moto da turismo del mondo e ci è riuscito, ma costava talmente tanto che non ha potuto andare avanti. Vieni vicino alla moto, Pierpaolo, perché questa moto qui in effetti è straordinaria nella sua bizzarria. Quindi lui voleva fare una moto protettiva, pulita, ma non uno scooter. È una moto questa è una moto completa con la sospensione posteriore che aveva progettato lui, brevettata da lui, uguale a quella di Carlo Guzzi, solamente che la sua era con l'ammortizzatore sopra il motore, invece Guzzi sotto il motore. E per il resto è frutto di un referendum fatto tra i clienti. Cioè lui mandò un questionario ai suoi clienti e disse: se volete che migliorino le performance delle vostre moto per il turismo, cosa dobbiamo fare? E nacque questa. Devo dire che personalmente questa moto la trovo spettacolare, come la D. Non l'ho vissuta questa è la D, però la D carenata. Un po' come è successo con la Cagiva, che partendo con la Mito non arrivavano le carene e partì con la Naked. Grazie Pierpaolo. Grazie a te. Si legge Bimota e subito viene in mente Massimo Tamburini, un fenomeno, oltre a essere un amico, un genio della moto. Questa è la prima moto che Bimota produsse in serie dal motore Honda, la HB1, anni 74-75. La Bimota era nata l'anno prima e fa i 50 anni proprio adesso. Di questa moto qui fecero soltanto 10 esemplari e questa è splendidamente conservata. Motore Honda 750, la capostipite di tante Bimota. E qui arriviamo, Camilla, a vedere, siamo a Bimota Classic Part, la loro avventura al Tourist Trophy. Stefano Bonetti, il pilota. Grande pilota, da 34esimo in partenza siamo arrivati 15esimi. Abbiamo avuto dei problemi al motore, li abbiamo risolti e sappiamo che il prossimo anno possiamo fare veramente di meglio. L'importante è tornare, non arrendersi mai. E cos'è il fascino del TT con la Bimota? Qual è? Perché ci sarà anche tanta curiosità intorno. È una cosa romantica, una gara veramente che sa di romantico, ma soprattutto è portare il Made in Italy, la Bimota, il marchio in giro per il mondo. Come ti chiami? Non te l'ho chiesto. Paolo Girotti, il titolare del Bimota Classic Parts. Mica poco. Grazie Paolo. Mi ha incuriosito parecchio perché io non me la ricordavo proprio, ma è bella perché poi è del 73. È la X75 Hurricane, detta Harry. E lui è Antonio Ventura, che è il commissario tecnico del registro storico Triumph, dunque ne sa. Che storia ha questa moto così particolare? Questa è una delle ultime moto prodotte dal gruppo Triumph BSA, doveva uscire come un ultimo modello appunto BSA derivata dalla Rocket 3, a casa stava per chiudere le linee che producevano le motociclette BSA, quindi alla fine è stata, diciamo così, definita come progetto finale con il nome di Triumph. In particolare questa motocicletta è stata disegnata da... Questa è la cosa particolare, scusami, è lo styling, cioè che nel 73 era decisamente atipico. Sì, atipico, è stata fortemente voluta praticamente dagli importatori statunitensi
Craig Vetter è un disegnatore, designer all'epoca molto famoso, conosciuto ancora oggi, e fu incaricato appunto di organizzare un progetto e definire le linee di questa motocicletta, che venne molto rivoluzionaria per l'epoca, molto americaneggiante, molto customizzata, ed entrò in produzione in modo molto travagliato, però alla fine in 1134 esemplari è stata costruita e oggi è una moto delle più ricercate nell'ambito del nostro marchio. Grazie, ma soprattutto diciamo, la curiosità di vedere una moto così poco conosciuta fuori dal vostro giro. E adesso chiederei a Camilla di vedere anche l'altro lato, perché ci sono i 3 scarichi sovrapposti, ci sono tanti dettagli che sono meravigliosi. Questa moto qui naturalmente io non l'ho mai vista correre, però sentire soltanto il nome Norton, che è onomatopeico, già sembra sentirla rombare, è la Norton International Manx 350, che ha una storia particolarissima, e Alessandro Altinier è il proprietario e forse l'hai anche sistemata. Sistemata, a dire la verità no, perché l'ho trovata già perfetta. Cavoli. Sì, perché il suo fortunato proprietario precedente la teneva in maniera maniacale. Anno? 1938, arrivata in Italia nel 1938, grazie alla Mototecnica di Bergamo, è rimasta praticamente di una unica famiglia, amorevolmente conservata e mantenuta, assolutamente originale, nut and bolt. Credo sia una delle più belle al mondo in queste condizioni. Veramente una gran macchina, sono veramente orgoglioso di averla. Lo credo, si sente, ma quando si parla di Norton si parla di corse, Radici non correva. No, o perlomeno non lo so se correva con questa, però questa è nata esclusivamente proprio per le corse. Tanto è vero che è stata acquistata in versione 350 e non nella più famosa 500, perché c'è un motivo, perché in Italia di 350 non eravamo ricchi, avevamo tante 250 e 500, ma di 350 competitive non ne avevamo. Quindi sicuramente chi poteva permettersi la moto e anche la scelta ha fatto arrivare una moto importante e prestigiosa della categoria 350. Teniamo anche conto che nel 38 non era proprio semplicissimo come oggi far arrivare una moto dell'Inghilterra. Come facevano? In qualche maniera l'hanno fatto. La storia non è soltanto tecnica, ma anche tutto quello che stava in giro al mondo della moto, alla circolazione delle idee, dei prodotti. E Norton International Manx, un capolavoro. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Beh, questa è una moto così particolare, io dico la verità, non l'ho mai vista, ma per raccontarcela abbiamo qui il numero 1, Benito Battilani. Raccontaci un po' che cos'è questa cosa. Ma è una moto che è stata costruita da un personaggio noto all'epoca, specialmente a Torino, che era un torinese, un pilota di nome Valerio Riva, che praticamente per Torino o il Piemonte era il Nuvolari del momento. Ma fece tutto lui? Allora, quello che è stato fatto a quel tempo purtroppo non è facile da dire, certo è che tutto l'ingegno è stato il suo, magari recuperando con l'aiuto di qualche ingegnere. Noi dagli studi che ho fatto, che poi li vedrete tutti dettagliati su un libro, sembra che derivi dai progetti di Giulio Cesare K alla Fiat, quando ha fatto il 6, l'8, il 12 eccetera. Ci sono dei particolari che abbiamo ragguagliati a quel lavoro, e praticamente o sono ispirazioni o disegno, insomma qualcosa secondo me viene nato da lì. Però ho cercato di fare tante riflessioni, tanti studi, e sono saltati fuori anche tante cose enigmatiche, perché non c'è una fotografia se non nelle iscrizioni della partenza a Monza nel 28, nel 29, il cambiamento del telaio perché il primo telaio di Baudo non avrebbe sopportato le potenze, il secondo telaio di Georges Roy che vediamo qui con questo tipo di forcella senza avancorsa, secondo me poteva avere solo dei problemi, ma queste sono critiche che non sono critiche, sono cose del giorno dopo al quale noi non possiamo giudicare o condannare nessuno. E tu come l'hai messa insieme questa moto? L'ho messa insieme studiando, cercando tutte le varie parti che ho potuto. Attenzione, voglio essere anche preciso, qualche parte abbiamo dovuto ricostruirla, però magneti, compressore, basamento, cambio, tante cose abbiamo dovuto completarle. È meglio una sola fotografia, perché ce n'è una sola al mondo,
o è meglio qualcosa da poter anche accarezzare? Abbiamo scelto questo. E avete fatto bene, perché così la curiosità di vedere un oggetto così particolare, di poterlo toccare, di poterlo vedere in tutti i suoi dettagli, il libro bisogna comprarlo. E tutta la sua storia che sarà nel libro da vedere, perché ci sono anche dei fattori umani particolari che secondo me meritano, toccano il cuore per chi ha questa malattia. Non si può rimanere indifferenti davanti a questa moto. È la Honda, la prima MotoGP di Valentino Rossi, la 5 cilindri, 75 gradi la V tra i cilindri, 240 cavalli dichiarati, 145 kg, cambio 6 marce, una moto con cui Valentino quell'anno, era il primo anno della MotoGP, vinse 11 Gran Premi. Ci sono tante cose che questa moto meriterebbe di mostrare, ma una, la più curiosa, è che c'era il bollo e l'assicurazione. Quello era caratteristica fin dall'inizio di Valentino, che amava fare ironia anche sulle cose serie, prendere le cose con leggerezza. La moto è bellissima, poi in questa verniciatura dello sponsor storico di Honda, particolarmente bello il confronto cromatico. C'era già il boxer di Valentino, il cane con l'adesivo. Valentino in realtà, quando provò questa moto per la prima volta in Giappone, venendo dalla 500 NSR 2 tempi 4 cilindri, non era contento, non gli sembrava che la moto rappresentasse un'evoluzione così significativa, anzi agli uomini Honda disse: ma non si può correre ancora con la 500 2 tempi l'anno Venturo? Perché nel 2002 corsero insieme 4 tempi 9,90 e 500 2 tempi. La Honda disse no, ed aveva ragione, perché Valentino fece in fretta a capire che il potenziale della moto era enorme, e così vinse, dopo il titolo della 500, anche il primo titolo della MotoGP. Una moto bellissima che ha fatto sognare tantissimi è l'Aprilia RSV 1000, questa è l'edizione SP per il campionato Sport Production, per le gare di Superbike, per il campionato mondiale Superbike. Nata nel 99, fatte soltanto 150 esemplari, 280 all'ora, oltre 150 cavalli, 185 kg. Queste le caratteristiche principali. Ciao a tutti, noi ci occupiamo di conto vendita di moto di privati o collezionisti, dove cerchiamo di abbracciare particolarmente le epoche più belle del motociclismo, dell'epoca postmoderna, fine anni 90, primi del 2000. Ti chiami tu? Alessandro. Alessandro, e di questa moto, dicevo, risultano 150 moto costruite, ma quante ne restano in giro per il mondo? Allora, da una ricerca fatta in questi anni siamo entrati in conoscenza che in vita, diciamola così, ne abbiamo trovate circa 30, ma non di più. Quindi stiamo parlando veramente di una cosa veramente estrema come rarità assoluta. Bella, io ricordo di questa RSV 1000 il fatto che diede molto fastidio alla Ducati, perché nelle primissime prove comparative comparse sulla stampa specializzata la RSV 1000 batté la Ducati, e quindi era appena arrivata, insomma fu un po' uno smacco. E poi dopo, va bene, sono arrivate le 4 cilindri, però queste bicilindriche sono nel cuore di tantissimi appassionati. Grazie. La Ducati Scrambler 3 cilindrati, 2,5, 3,5, 4,5 non mi ha mai entusiasmato. Io preferivo le moto sportive, manubri 2 pezzi, Ducati Desmo, però questa è particolare perché fa parte del registro storico della federazione ed è una Scrambler 250 del 69 che apparteneva a Lucio Dalla, creata proprio anche con questo suo colore particolare, e sullo sfondo dello stand qui della federazione vediamo anche la foto di Lucio Dalla con Valentino Rossi. Una moto dunque 5 marce, un 2,5 monocilindrico, Desmo naturalmente, fatta per gli americani. In Italia lì per lì non è che avesse conquistato chissà quanti cuori, però col tempo è piaciuta e oggi è molto ricercata anche dai collezionisti, ma questo è un esemplare unico di Lucio Dalla, non so se si spiega. La collezione è privata dei Caracchi, che Stefano Caracchi, pilota della 250 dei miei tempi, e Rino Caracchi NCR,
una famiglia importante di Bologna, la moto di Lucio Dalla. Questo è l'Ores d'Arabia e questo è un monopattino a motore che è nato nel 1916 e ce lo racconta Roberto Pilone. Ciao. Ciao, sono Roberto, salve. Allora, questo è un pezzo di storia, diciamo che è molto attuale, perché come praticamente quasi tipo Segway moderni. È un monopattino a motore 155 cc, centimetri cubi, ed è praticamente americano ed è del 1916. Guarda che è eccezionale. C'è il freno particolare, com'è che funzionava? Il freno funziona tirando indietro il manubrio, la ganascia agisce sul cerchio e frena. Interessantissimo. Andando avanti, va avanti e accelerando ovviamente, non è proprio... La cosa interessante, il motore aveva un certo peso, allora è bilanciato di là. Col volano dalla parte opposta. Trasmissione? Trasmissione diretta, certo. Presa diretta, fanale a candela e clacson classico. Questo è un pezzo che tutti guardano con molta curiosità. Chissà che traffico guidarlo. BSA Firebird Scrambler, la 650 che io quando ero un ragazzino, perché avevo 16 anni, diventavo matto, vedevo le fotografie sui giornali. Secondo me era la più bella moto inglese. C'era qualcuno che preferiva il Bonville. Io adoravo il BSA, adoravo lo Spitfire che era in versione Europa o in versione America, serbatoio grande, serbatoio piccolo, ma la sella era più o meno questa, la strumentazione era questa, oppure appunto questa Scrambler che è bellissima, tenuta benissimo. Dove l'hai trovato? Andrea Fazzi da Alessandria. La comprai 6-7 anni fa a un'asta in Inghilterra di Bonhams, quella che fanno specifica per le moto inglesi, insieme ad altre paio di BSA sempre nelle stesse condizioni, che erano da un'eredità di un signore che purtroppo ci ha lasciato, e i nipoti regolarmente non vedono l'ora di fare cassa. Non la volevo comprare. Ecco, tu eri andato per altro. Per altre cose, poi non ero riuscito a comprarla perché no, c'erano queste moto qui che erano non reserve, bellissime. Alla fine dei lotti la malattia mi ha colpito. Era già in queste condizioni? Come questo, come la vedi? Che meraviglia, non ti chiedo quanto l'hai pagata, ma ti chiedo invece di far vedere che tu hai dei documenti particolari, falli vedere alla camera, cioè documenti... Vedere dove certificano l'originalità della moto, costruita, il numero, anno, eccetera, eccetera, che è quello che poi a noi ammalati fa. Perché ci sono quelle pasticciate, trasformate. Invece questa è iscritta al registro PSA già negli anni, e conosciuti i precedenti proprietari, tutto quello che deve avere il PT Grill di un mezzo del genere. Senti, l'ultima cosa, perché allora molti dicevano sì, ma le inglesi non sono affidabili. Tu, per la tua esperienza? È vero, come sempre dicevano, gli inglesi devono perdere olio. Vediamo, quindi olio, ma non è che non ce n'è, a volte dicevano non lo perde perché non ce n'è, no, qua c'è, dipende come viene fatto il restauro e come vengono mantenute. Quindi sono anche affidabili, oltre che bellissime. Sì, insomma, loro con noi italiani hanno fatto la storia, no? Diciamo. Hanno insegnato agli altri, ai giapponesi e tutto quello che ci viene dietro. Grazie Andrea. Prego, grazie a voi.